Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo insieme a Luigi Di Primio di Oggi Vivai Piante, che ci farà vedere, soprattutto per noi privati, per gli appassionati di giardinaggio, come si possono riprodurre o meglio propagare le piante tramite Talea e per noi appunto appassionati, per noi privati, per noi hobbisti non disponiamo di quei bei tunnel che vedete alle spalle che loro utilizzano a livello industriale, ma come possiamo procedere, Luigi, noi hobbisti? Allora, possiamo procedere semplificando tutti quei concetti che abbiamo detto prima in altri video, in cui dobbiamo creare delle condizioni ottimali e industriali, diciamo di scala per utilizzare lo stesso il processo di radicazione. La cosa si semplifica molto tenendo presente quei concetti cardine di umidità e proprio di realizzazione del taliaggio. Diamo quindi un'idea molto semplice, molto elementare per poter propagare le diverse piante col metodo del taliaggio. La prima cosa che a noi La materia prima è quella di trovare dei rametti della pianta che noi vogliamo taleare, rami piuttosto giovani, rami in piena crescita, rami che abbiano una consistenza semilegnosa e quindi una consistenza tale da poterci permettere di eseguire una talea correttamente. il sistema per capire se il punto di, diciamo, legnosità giusta è quella deve essere flessibile. Una certa flessibilità e quindi la corteccia ovviamente liscia, fresca, lucida. E quindi abbiamo questa flessibilità che non è quella dell'apice, che è esagerata, questa parte apicale in genere non viene usata, se non per qualche rara eccezione, ma questa è la parte che ci interessa di più. È una regola generale, ma ci sono alcune varianti, ci sono alcune piante che preferiscono un legno più duro, altre un legno morbido. Adesso ne parliamo a carattere generale, va bene. A carattere generale può essere questo e quindi poi a livello hobbistico sicuramente otterremo dei risultati. Il primo passaggio è quello di avere dei rametti e in maniera molto rapida, diciamo sempre nell'ambito dei 15-20 minuti, vanno fatte le talee. Quindi una volta reciso il ramo della pianta madre va sicuramente lavorato affinché si creino queste talee. Fare talee significa spezzettare questo ramo in diverse parti, quindi queste diverse parti vengono sezionate e vengono lasciate con 2 massimo 3 nodi. Quindi con 2-3 nodi noi abbiamo ottenuto questi pezzettini di rami che andremo adesso a defogliare, perché le foglie sono esuberanti rispetto alla grandezza del ramo stesso. Quindi le foglie basali, considerate questo il verso giusto, le foglie basali vengono eliminate e questa è una talea pronta ad essere piantata. Bello. Praticamente un 6 cm 7 di misurazione con 5, una foglia. Anche 5 con una foglia che assicura, adesso lo vedremo, la vitalità di tutto il rametto, perché la foglia è un organo traspirante della pianta e quindi assicura la vitalità all'intero rametto che diventerà una piantina, adesso è solo una talea. Quindi abbiamo 3 talee pronte. Queste 3 talee pronte, come vedete, sono di lunghezza variabile, ma hanno i nodi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. I nodi sono queste gemme che noi vediamo e sono i punti in cui la pianta può emettere nuovi germogli e nuove foglie. Allora, queste foglie, come dicevo prima, servono a garantire la vita e la vitalità dell'intera talea, perché tramite questa foglia il pezzettino di legno respira ancora e mette in atto dei processi lungo il tronchetto, lungo il fusticino, dove sono custodite delle sostanze di riserve e delle cellule totipotenti. Queste cellule sono in grado di fare radici perché vengono stimolate da questa situazione critica, perché questa è una situazione critica per la pianta che normalmente cresce, e quindi dalla base questa talea emetterà nuove radici affinché si determini una nuova pianta. Bene, il privato, non avendo strutture, infigge queste talee in un vasino che noi abbiamo riempito precedentemente con della torba. Non sarà necessario trovare torbe particolari, purché sia un terriccio molto drenante, per cui questa torba riesce tranquillamente a sostenere in verticale la talea e a dare quei primi nutrimenti necessari quando verranno emesse nuove radici. Ne posso mettere una per ogni vasino, ne posso mettere 2, anche 3. Ma a questo punto noi abbiamo la parte più
difficile, ma non è poi così difficile. Dobbiamo conservare una certa umidità per far sì che queste foglie vivano e non avvizziscono, perché queste foglie lasciate così all'aria o al sole possono avvizzire e poi non fanno più quella funzione che accennavamo prima. L'unico sistema che noi abbiamo per fare questo, per evitare questa evapotranspirazione, è quella di coprire il nostro vasino con un celofano o con una campana di vetro, con una bottiglia sottosopra, ma la situazione più semplice è un pezzo di plastica che noi andremo a mettere intorno e con un elastico noi possiamo chiudere questo vasino in modo tale che all'interno, siccome la torba è umida e bagnata, si crea una condensa, si crea una certa umidità e quindi alla fine possiamo far sì che queste piante conservino questa umidità e nel giro di 30-60 giorni, a seconda delle diverse specie, queste talee diventeranno giovani piantine. Ma e per bagnarle cosa faccio? Rimuovo sempre? No, non è necessario bagnare, perché se noi abbiamo già bagnato il substrato, abbiamo già bagnato il nostro all'inizio, ma bagnare tanto. in maniera tanto bagnate, questa copertura in plastica sicuramente evita la traspirazione e quindi l'acqua di condensa che si crea all'interno della plastica ripiove, per così dire, all'interno del vasino. Quindi l'umidità è un ciclo, l'umidità si va a ripetere, si va a ricondensare ancora una volta sulla plastica. Certo, c'è un'avvertenza che non stavo dicendo, ma la do per scontato: questa situazione è meglio che sia messa all'ombra. Certo. Cioè questa piantina in questo vasino, in questo cellophane, deve essere messa in una posizione ombreggiata, perché altrimenti le alte temperature che si creerebbero all'interno di questo cellophane in pieno sole andrebbero a lessare, per così dire, i tessuti delle foglie e quindi inficerebbero l'intero prodotto, l'intero procedimento. Un'ultima cosa che chiedo a Luigi, parlando sempre a livello caratteri generali, ci sono dei mesi particolarmente indicati per le talee? Ci sono dei mesi particolari, ma non se ne può fare una regola generale, perché alcune piante preferiscono i mesi invernali, altre preferiscono i mesi primaverili e altre ancora quelli autunnali. Io eviterei sicuramente i mesi eccessivamente caldi di luglio e agosto e eviterei i mesi eccessivamente freddi, dicembre, gennaio, anche febbraio. Ma sono mesi che si evitano quasi spontaneamente, in quanto in quei mesi noi non troveremo mai un ramo flessibile o un ramo semilegnoso, perché la pianta o è in stand-by, cioè in riposo, e quindi ha dei rami legnosi, o in piena estate i rami di nuova crescita come questo non hanno avuto ancora il tempo, sono troppo teneri, non hanno avuto il tempo di diventare semirigidi. Quindi automaticamente la pianta stessa ci dice qual è il periodo giusto. Direi primavera-autunno. Benissimo, allora insieme a Luigi abbiamo visto come poter propagare una pianta a noi cara, quindi se in casa abbiamo una pianta che vogliamo avere una sua gemella, perché alla fine è una clonazione, possiamo seguire il sistema molto semplice e anche veloce che Luigi Di Primio ci ha spiegato. Se questo video l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, come sempre un bel pollice all'insù è gradito e condividetelo nei social. Ciao e al prossimo video!